Benvenuti, anime romantiche e sognatori instancabili, nel luogo in cui l'amore non è un fiore di plastica, ma una scelta che si rinnova ogni giorno. Benvenuti su Segreti Turchi. Il conto alla rovescia è iniziato. Ogni ticchettio dell'orologio non misura solo i secondi, ma l'avvicinarsi di un evento che tutta la Turchia, e forse mezzo mondo, sta aspettando trattenendo il respiro. Stiamo parlando del matrimonio dell'anno, l'unione tanto attesa tra Azal Suba ed Erkan Merik. Ma attenzione, amici! Quello che stiamo per raccontarvi non è il solito racconto di veli candidi e fiori d'arancio. È la storia di una confessione sussurrata sull'orlo di un precipizio, di un amore che ha rischiato 1000 volte di sbriciolarsi e che invece è tornato, più saldo, più vero, più loro. Prima di tuffarci in questo mare di emozioni, vi chiedo un gesto che ci unisce. Lasciate un mi piace se credete che il vero amore valga qualsiasi lotta. Iscrivetevi al canale per non perdere un solo capitolo. E, se volete sostenere la nostra narrazione appassionata, cliccate su abbonati. Pronti a scoprire cosa si cela dietro il velo? L'attesa per queste nozze è diventata il centro di gravità del mondo dello spettacolo. Non solo per la fama abbagliante e l'innegabile bellezza dei protagonisti, ma per la trama intensa, quasi viscerale, che hanno condiviso e che tutti abbiamo imparato a seguire come si segue una serie che ti prende il cuore. Eppure nessuno, nemmeno chi li ha osservati da sempre con attenzione, si aspettava ciò che è accaduto pochi giorni fa. A ridosso del grande giorno, quando di solito si parla solo di menù e liste degli invitati, Azal Suba ha scelto una strada diversa. Ha spalancato il cuore in un'intervista esclusiva destinata a restare. Non è stato un cammino semplice, ma l'amore è sempre stato più forte di qualsiasi ostacolo, ha esordito. La sua voce, così raccontano i presenti, era vibrante, fragile e determinata insieme, carica del peso di anni di battaglie silenziose. Non parlava da diva irraggiungibile, ma da donna passata sui carboni ardenti, pronta a mostrare le ferite che la luce non sempre rivela. Con una sincerità disarmante ha ammesso che ci sono stati momenti bui, abissi in cui ha pensato di lasciarsi cadere. La pressione schiacciante dei riflettori, le differenze personali che somigliavano a montagne invalicabili, quei malintesi sottili come veleno nelle vene del quotidiano. Tutto sembrava minacciare di ridurre in polvere ciò che avevano costruito con fatica. Poi, come in una danza segnata dal destino, Erkan Merik tornava sempre. Non con grandi gesti teatrali, ma con la parola giusta al momento giusto, con uno sguardo capace di dire l'indicibile, o con un gesto semplice che cambiava la chimica dell'aria. Ci sono state notti in cui ho pianto da sola, chiedendomi se ne valesse la pena. Ha confidato a Zal, e possiamo quasi sentire il silenzio cadere sullo studio a quelle parole. Poi lui mi ha preso la mano, mi ha guardata negli occhi e ha sussurrato, siamo fatti l'uno per l'altra, Azal. In quell'istante ho capito che sì, ogni minuto di incertezza aveva un senso. Fermiamoci un attimo su questa immagine. Quanti di voi hanno vissuto un amore che sembrava impossibile eppure ha resistito grazie a una sola parola di speranza? Raccontateci le vostre storie nei commenti. Qui su Segreti Turchi ogni vostra confessione è un frammento prezioso. Fonti molto vicine alla coppia confermano che la decisione di sposarsi non è stata improvvisata né figlia di un capriccio. Hanno affrontato separazioni silenziose, alcune durate settimane, altre mesi interminabili in cui il mondo li credeva felici mentre loro erano lontani. C'era però un filo invisibile, una trama indissolubile che li riportava sempre allo stesso punto, l'uno all'altra. Erkan è testardo, molto testardo. Ha detto Azal ridendo, con ancora le lacrime a brillarle negli occhi. Ma è anche leale, generoso, e quando ama, ama senza riserve. Il momento che ha lasciato senza fiato milioni di fan è arrivato quando Azal ha tirato fuori dalla borsa una piccola scatola. Non conteneva un diamante da favola, né l'anello ufficiale di fidanzamento. Era un altro anello, diverso, gravido di significato. È l'anello che mi ha dato quando siamo tornati insieme l'ultima volta, dopo un litigio terribile. Ha spiegato. Mi ha detto, non ti prometto la perfezione, ma ti prometto di restare, anche quando sarà difficile.
In quell'attimo ho saputo che volevo sposarlo, punto. Non ti prometto la perfezione, ma ti prometto di restare. Parole che risuonano come un inno all'amore reale, quello che non fugge davanti alle tempeste ma pianta i piedi nella terra e resiste. Se queste parole stanno toccando il vostro cuore, se credete che restare sia il verbo più bello dell'amore, lasciate ora un mi piace. E ricordate, con il tasto iscriviti potete aiutarci a continuare a raccontare emozioni con la profondità che meritano. Sui social la reazione è stata immediata e travolgente. Azal merita di essere felice, non ho mai visto un'intervista così genuina, hanno scritto i fan. Anche alcuni volti noti hanno ricondiviso spezzoni, lodando la maturità emotiva della coppia. E Erkan? Come ha risposto a una dichiarazione così pubblica, così vulnerabile? Non con comunicati, non con conferenze stampa. Ha scelto qualcosa di diverso, più potente. Nelle storie di Instagram è apparso al pianoforte, le dita leggere su una melodia dolce, quasi una ninna nanna per adulti. La didascalia era semplice e devastante. Non esistono parole più sincere di un'anima che sceglie di restare, punto. Per molti questa è stata la sua risposta a Azal, in quella lingua universale che è la musica, una conferma che la promessa legata a quell'anello è viva, ogni giorno. L'intervista completa, trasmessa su un canale digitale, è diventata virale in poche ore. Tra commenti e discussioni, in tanti hanno smesso di vedere Azal Suba ed Erkan Merik come icone irraggiungibili e hanno cominciato a riconoscerli per ciò che sono, due esseri umani che hanno lottato con le unghie e con i denti per tenere acceso un legame vero, in un ambiente spesso ostile come quello dello spettacolo. Una giornalista presente alla registrazione ha commentato: la cosa che colpiva di più era la sua onestà. Azal non si è mostrata come una star impeccabile, ma come una donna che ha amato con tutto il cuore, ha sofferto, e ha scelto di scommettere ancora sull'amore, punto. E adesso veniamo ai dettagli che rendono tutto ancora più magico. Secondo indiscrezioni arrivate dopo l'intervista, i due hanno deciso di scrivere di loro pugno le promesse, rinunciando a formule tradizionali e a frasi di circostanza. Vogliamo che quel giorno rispecchi ciò che abbiamo attraversato, con tutte le nostre gioie e le nostre ombre, avrebbe confidato Erkan agli amici più intimi. Si mormora anche che l'attore abbia composto un brano speciale da dedicare a Azal durante il ricevimento, una canzone impregnata di memoria e tenerezza, capace, dicono le voci, di commuovere anche la pietra. La cornice scelta è pura poesia. Il matrimonio si terrà in un giardino abbracciato da ulivi secolari, non lontano dall'Egeo. Non è un luogo qualunque. È un posto che per loro significa radici e ritorno, perché proprio lì, tra il profumo di salsedine e di terra, hanno vissuto una delle riconciliazioni più importanti. Una fonte ha raccontato, fu lì che Azal disse a Erkan: non ho bisogno di promesse, ho bisogno che tu sia qui quando ho paura. E lui, senza una parola di troppo, le mise l'anello sulla mano sinistra. È lo stesso che porta ancora oggi, punto. Intanto i preparativi proseguono discreti, ma con un'eccitazione che cresce a vista d'occhio. Lo stilista dell'abito di Azal ha blindato tutto come fosse un segreto di Stato. Eppure uno spiraglio filtra, il disegno, si dice, includerà dettagli ricamati con frasi significative per la coppia, celate tra gli strati di tulle come piccoli segreti cuciti nel cuore del vestito. Non voglio apparire perfetta quel giorno. Voglio apparire come mi sento, viva, grata, pronta a iniziare un nuovo capitolo. Ha dichiarato Azal in una breve clip del documentario che stanno girando per custodire ogni ricordo di questo percorso. C'è grande curiosità anche sul ruolo degli amici. Si sa che Erkan avrà accanto un vecchio amico e collega, pronto a dire qualche parola durante la cerimonia. Azal invece avrebbe scelto un'amica d'infanzia per accompagnarla all'altare, rompendo la consuetudine di camminare da sola o con un familiare maschile, un gesto di indipendenza e sorellanza che dice tanto di lei. L'emozione è cresciuta non solo tra i fan della coppia, ma anche tra coloro che li seguono fin dagli inizi. Ciò che era partito come un pettegolezzo nato su un set si è trasformato in una storia d'amore attraversata da alti e bassi, incomprensioni e chiarimenti, chilometri di distanza e abbracci che cancellano ogni confine.
E ora, a pochi giorni dal fatidico sì, Azal ed Erkan sono pronti a sigillare questa cronaca del cuore in un nuovo capitolo, che per molti potrebbe essere il più intenso di tutti. E per chiudere con un brivido, vi riportiamo le parole di Erkan in un audio trapelato di recente, indirizzato a Azal: non siamo una coppia da fiaba. Abbiamo litigato, ci siamo persi, ma abbiamo anche imparato ad ascoltarci e a crescere insieme. Se mi chiedi perché voglio sposarti, la risposta è semplice. Perché, attraverso tutto, tu resti la mia casa, punto. Tu resti la mia casa. Esiste dichiarazione più potente di questa? In un mondo dove tutto è fugace, trovare qualcuno che sia casa è il più grande dei miracoli. Noi di Segreti Turchi saremo lì, con il fiato sospeso, per raccontarvi ogni dettaglio di quel giorno tra gli ulivi affacciati sull'Egeo. Che cosa pensate di questa intervista straziante e luminosa? Credete anche voi che le difficoltà rendano l'amore più vero? Ditecelo nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi, attivare la campanella e condividere questo video con chi crede che restare sia l'atto più coraggioso dell'amore. Alla prossima pagina della nostra storia senza fine.